Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale YouTube Sigfrido Mille Quadri. In questo video andremo ad analizzare un'opera di Caspar David Friedrich, Il viandante sul mare di nebbia. Andiamo subito a scoprire l'opera. Il dipinto che presento in questo video è una delle opere simbolo del romanticismo tedesco e ci mostra un uomo di spalle che ammira un paesaggio di montagna. Il quadro ci porta immediatamente a immedesimarci con il protagonista, che diventa il simbolo di tutti coloro che si sentono viandanti, esploratori, ricercatori in questo mondo. Andiamo subito ad analizzare il quadro. Il titolo è Il viandante sul mare di nebbia. L'autore è Caspar David Friedrich. Il quadro è stato realizzato nel 1818 ed è attualmente conservato all'Hamburger Kunsthalle di Amburgo. L'opera è un olio su tela e misura cm 98,4 x 74,8. Il quadro ci mostra un uomo di spalle, vestito con abiti tradizionali tedeschi, di una cupa tonalità verde. Si trova in piedi su delle irte rocce di fronte ad uno strapiombo. Tiene un bastone in mano ed ha i capelli scompigliati dal vento. L'espressione del suo viso ci è preclusa, ma comprendiamo che l'uomo, dalla posizione rialzata e privilegiata che ha raggiunto inerpicandosi a fatica, sta osservando un vasto paesaggio che si apre di fronte a lui. Il contesto psicologico mi sembra quello di un momento di stasi, di riflessione, di contemplazione in un ambito più ampio. L'uomo è un viandante, un essere che incede nel percorso esistenziale disseminato di ostacoli e che simbolicamente ha raggiunto una vetta, che è un punto di osservazione ma non di arrivo, una tappa per riflettere sul proprio cammino. Cosa si apre davanti a lui? Un mare infinito. Qui Friedrich è a mio parere straordinario nel far coesistere elementi contrastanti in piena armonia. Il paesaggio reale è quello di montagna, come vedremo più avanti nel video, con riferimenti geografici precisi al paesaggio boemo. È montagna dunque, ma è anche mare, perché la nebbia che copre il paesaggio, come suggerisce il titolo stesso del quadro, ci trasmette la sensazione del movimento delle acque. Proviamo ad osservare come Friedrich percettivamente ci confonda, fino a non sapere più dove esattamente ci troviamo, se in montagna o al mare. Le rocce in primo piano potrebbero sembrare degli scogli. Potremmo anche confondere la nebbia che si muove come la schiuma delle onde che si infrangono sulle rocce stesse. Più in lontananza gli stessi pendii potrebbero sembrare delle grandi onde. Il paesaggio mostrato nel quadro è riconducibile ad un reale massiccio montuoso in arenaria posto al confine tra Sassonia e Boemia, l'Elbsandsteingebirge, che Friedrich visitò raccogliendo degli schizzi. Tornando al dipinto, notiamo la scarna vegetazione che nasce sulla roccia, e poi in particolare questo profilo cilindrico che richiamerebbe lo Zirkelstein, ovvero una collina alla cui sommità è posto un blocco di roccia arenaria alto 40 metri. Questa fotografia ci mostra la collina dello Zirkelstein in Sassonia, con alla sommità il blocco in arenaria che è ripreso da Friedrich nel quadro. Friedrich ci porta quindi in un territorio che, pur partendo da elementi reali che riprendono il paesaggio montano boemo, è un paesaggio fantastico e ideale che fa leva sulla forza evocativa della montagna e del mare allo stesso tempo, un concentrato quindi della potenza simbolica della natura. Da una parte la montagna, luogo di purificazione mistica, dove l'aria è più pura e si respira il senso dell'infinito, dall'altra il mare che è insieme la vastità dell'oceano e la profondità degli abissi. Friedrich concentra in questa immagine il senso del sublime, che porta con sé sentimenti opposti. L'uomo tra la nebbia vede e non vede, si sente forte e debole al contempo, porta con sé la ferma volontà di proseguire il suo viaggio. Osserviamo come l'uomo sia ben piantato sulla roccia con i suoi piedi ed il bastone, ma allo stesso tempo deve confrontarsi con qualcosa di troppo grande e imprevedibile. Il paesaggio si perde all'infinito, oltre le stesse capacità di percezione dell'essere umano ed è irto di ostacoli. Ogni passo avanti potrebbe essere un passo falso.
Friedrich è sempre molto attento agli equilibri compositivi. Notiamo come seguendo il profilo dell'uomo e quello delle rocce emerga una struttura piramidale. Vediamo anche come il pittore soppesi la parte destra e sinistra del quadro in un gioco di equilibri. Per comprendere come il pittore tedesco raggiungesse questa armonia di forme e proporzioni, immergiamoci nel suo studio. In questo dipinto di Georg Friedrich Kersting, che si intitola Friedrich nel suo studio, ed è datato 1819, quindi un anno dopo la realizzazione del Viandante sul mare di nebbia, vediamo come il pittore sia isolato nel suo ambiente. Dopo aver raccolto numerosi schizzi sul posto, Friedrich si chiude in studio ed elabora l'immagine. La finestra gli impedisce ogni distrazione e permette solo di far arrivare la luce all'interno. Il pittore ha in mano gli strumenti di lavoro, il pennello, il bastone poggiapolso e la tavolozza. Si allontana dall'opera e medita. Sulla parete vediamo una riga ed una squadra. Il viandante è posto in primo piano, così come le rocce che compongono il triangolo compositivo sono in controluce. Di contrasto, i caldi sprazzi di giallo del cielo si riflettono sul mare di nebbia, rendendola luminescente, rappresentando così in modo incisivo l'atmosfera cristallina dell'alta montagna. Per quanto alcune testimonianze hanno ricondotto il personaggio che si nasconde sotto le vesti del viandante ad un amico defunto del pittore che avrebbe così voluto con questo quadro ricordarne la figura, la scelta di dipingere il personaggio di schiena ha l'obiettivo di immedesimarci con essa. Questo espediente figurativo, che in tedesco è definita Rückenfigur, è stato utilizzato da Friedrich in diversi quadri. Donna al tramonto del sole è un dipinto realizzato da Friedrich nel 1818. Qui la donna, sempre di spalle, è posta davanti al momento suggestivo del calar del sole. Per concludere, il sentimento che prevale nel quadro è quello del sublime, che sintetizza e assimila gli opposti, incanto e sgomento, forza e debolezza, di fronte a qualcosa di più grande di noi. Friedrich prende spunto dal paesaggio boemo, ma realizza il dipinto nel suo studio. La natura lo ispira, ma solo il confronto serrato con se stesso porta alla composizione dell'opera, dove ogni dettaglio, nel contrasto tra la luminescenza della nebbia e la sagoma scura dell'uomo e delle rocce in primo piano, è perfettamente in equilibrio. L'immensa forza iconica di questo dipinto, preso a simbolo dell'intero romanticismo, sta a mio parere nel riuscire a cogliere una sintesi perfetta tra finito ed infinito, tra l'inesauribile desiderio e anelito di scoperta, crescita e conoscenza insiti nell'uomo e la limitatezza delle proprie risorse al cospetto di una natura troppo grande, inafferrabile, in qualche modo sempre irraggiungibile sul piano fisico. In questo senso il dipinto diventa un invito all'abbandono contemplativo, a mettere da parte le nostre sicurezze per abbracciare idealmente il senso del tutto. Se avete gradito il video mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questo quadro. Alla prossima!